Buongiorno professoressa Maciocco, grazie per essere intervenuta in questo case study del progetto BIMO, Bilingualism in Monolingual Contest. Ci interessa la sua esperienza svolta nel corso del quinto anno con metodologia HLIL, quindi con l'uso di una seconda lingua in una materia di indirizzo. Prego, professoressa Maciocco. Sì, salve. Dunque io sono ormai diversi anni che svolgo nella mia quinta, nell'ambito della materia storia, una parte, un modulo con metodologia HLIL che riguarda la crisi del 29 e la Grande Depressione degli anni 30. Diciamo che anche grazie al fatto di aver acquisito la certificazione C1 e un corso metodologico CLIL, ho potuto nel corso degli anni estendere questo percorso introducendo elementi innovativi. Diciamo che la prima parte del modulo consiste in una mia spiegazione in inglese degli aspetti più rilevanti degli anni 20 e 30 negli Stati Uniti. Poi generalmente si guarda un film in inglese che spesso è Some Like It Hot, Certo. che diciamo è un film degli anni 60, però che inquadra sia dal punto di vista economico, sociale che dal punto di vista artistico-culturale quegli anni. E poi ci sono una serie di ricerche di approfondimento fatte in inglese dagli studenti su alcuni aspetti rilevanti del periodo, come per esempio la comunità afroamericana, sia per quanto riguarda il razzismo che essa subisce, ma anche l'esplosione culturale della Harlem Renaissance di quel periodo, alcuni aspetti di approfondimento sulla comunità italo-americana in vari personaggi che rappresentano varie modalità di adattamento alla società americana, da Al Capone a Fiorello La Guardia, alla vicenda di Sacco e Vanzetti. Posto sotto attenzione è l'emancipazione femminile, sia dal punto di vista della moda, degli usi e dei costumi nel fenomeno delle flappers, sia nella conquista dei diritti politico-sociali. Quindi queste parti di approfondimento vengono svolte e presentate dagli studenti. Talvolta mi è capitato, in particolare 3 anni fa, prima del Covid, di aggiungere anche una parte più specificamente musicale, che riguarda la ricerca su musiche, canzoni degli anni 20-30, che facciano riferimento soprattutto o alla canzone popolare folk o anche al nascente rhythm and blues e jazz. Quindi diciamo che ho stimolato gli studenti con qualche resistenza, ma alla fine con una grande soddisfazione, a mettersi in gioco, a praticare l'inglese anche cantando. E in particolare tra i brani che hanno ricevuto maggior successo per gli studenti c'è stato quello scritto da Ennio Morricone e nella parte musicale e nella parte delle parole da Joan Baez, Here's to You, Nicola and Bart, che è dedicato appunto alla vicenda di Sacco e Vanzetti e che gli alunni hanno cantato in coro, e quindi diciamo che l'esperienza si è conclusa anche con un aspetto pratico di partecipazione musicale, che aveva lo scopo sia di praticare la lingua cantando, ma anche di conoscere più approfonditamente una vicenda che poi è rimasta iconica nella storia americana. Certo. Mi sembra un bellissimo panorama che hai affrontato in questo percorso davvero interessante, soprattutto Mm. il coinvolgimento anche nella parte musicale, secondo me è un po' il learning by doing, no? Secondo me, Eh, cioè te canti, fai qualcosa, senti, lo ripeti. Io davvero ti ringrazio a nome mio e a nome di tutto lo staff del progetto BIMO, in particolare dall'Università di Madrid,
che è capofila, e davvero è stato un aiuto molto, molto importante. Grazie mille. Grazie a te.